Amici di Essere Manager, benvenuti e ben ritrovati. Oggi affrontiamo un tema cruciale per ogni leader ambizioso, l'arte del personal branding. In un mondo sempre più connesso e competitivo, la capacità di distinguersi e comunicare il proprio valore unico non è più un optional, ma una necessità per chi aspira a raggiungere vette professionali sempre più alte. Che siate manager in una multinazionale, imprenditori di una startup tecnologica o professionisti in ascesa nel settore finanziario, il personal branding è lo strumento che può fare la differenza tra una carriera di successo e una che stagna nell'anonimato. Ma attenzione, non stiamo parlando di semplice autopromozione o di creare un'immagine artificiale. Il vero personal branding è l'arte di comunicare autenticamente la vostra essenza professionale, amplificando il vostro impatto e aprendo le porte a opportunità inaspettate. In questo episodio esploreremo 3 aspetti fondamentali del personal branding strategico: l'identificazione della vostra unicità professionale, la costruzione di una presenza online impattante e l'utilizzo del vostro brand per accelerare la vostra crescita come leader. Siete pronti a scoprire come plasmare attivamente il vostro futuro professionale? Iniziamo! Il primo punto cruciale è l'identificazione della vostra unicità professionale. Molti manager commettono l'errore di cercare di emulare altri leader di successo, dimenticando che la vera forza del personal branding sta nella differenziazione. Immaginate di essere ad una conferenza affollata di professionisti del vostro settore. Cosa vi fa risaltare? Quali sono quelle competenze, esperienze o prospettive uniche che portate al tavolo? Per scoprirlo dovete fare un'analisi approfondita di voi stessi. Iniziate elencando i vostri successi professionali, ma non fermatevi ai risultati tangibili. Riflettete su come li avete ottenuti, quali ostacoli avete superato, quali intuizioni uniche avete avuto. Chiedetevi: quale problema risolvo in modo unico nel mio campo? Magari siete quel manager che riesce a tradurre complesse strategie in azioni concrete, o forse siete noti per la vostra capacità di costruire team altamente performanti in contesti multiculturali. Una volta identificata la vostra unicità, dovete saperla comunicare in modo efficace. Sviluppate un elevator pitch personale che in 30 secondi catturi l'essenza del vostro valore professionale. Testatelo con colleghi e mentori fidati e rifinite il messaggio finché non risuona autentico e impattante. Ricordate, l'obiettivo non è vantarsi, ma comunicare chiaramente il valore che portate. È questo che vi farà passare da uno dei tanti a quello da tenere d'occhio nel vostro campo. Passiamo ora al secondo punto chiave, la costruzione di una presenza online impattante. Nell'era digitale, la vostra reputazione professionale si costruisce tanto online quanto offline. LinkedIn, Twitter, blog personali, questi non sono solo strumenti, sono le vetrine del vostro brand professionale. Ma attenzione, una presenza online efficace non significa essere ovunque. È meglio avere un profilo LinkedIn curato alla perfezione piuttosto che essere presenti in modo mediocre su 10 piattaforme diverse. Scegliete i canali più rilevanti per il vostro settore e concentratevi su quelli. Su LinkedIn, ad esempio, non limitatevi a elencare le vostre esperienze. Raccontate la vostra storia professionale, evidenziate i progetti di cui siete più orgogliosi, condividete riflessioni su trend del vostro settore. L'obiettivo è posizionarvi come una voce autorevole nel vostro campo. Create e condividete contenuti di valore. Un articolo ben scritto su una sfida attuale nel vostro settore, un commento perspicace su un trend emergente o la condivisione di una lezione appresa da un fallimento. Sono tutti modi per dimostrare la vostra competenza
è il vostro pensiero critico. Interagite in modo significativo con la vostra rete. Non limitatevi a mettere mi piace, ma contribuite alle discussioni con commenti ponderati. Questo non solo aumenta la vostra visibilità, ma costruisce relazioni professionali preziose. Potreste pensare, ma tutto questo richiede tempo. Come faccio a gestirlo con i miei impegni? È una preoccupazione legittima. La chiave è l'efficienza. Dedicate 15-20 minuti al giorno alla vostra presenza online. Utilizzate strumenti di pianificazione dei contenuti per programmare i post in anticipo. Ricordate, è un investimento nel vostro futuro professionale. Veniamo ora al terzo punto fondamentale: come utilizzare il vostro brand per accelerare la vostra crescita come leader. Un brand personale forte non è fine a se stesso, ma un potente acceleratore di carriera. Innanzitutto, un brand ben definito vi aiuta a prendere decisioni di carriera più mirate. Quando sapete esattamente chi siete professionalmente e dove volete andare, diventa più facile riconoscere e cogliere le opportunità giuste. Usate il vostro brand per posizionarvi strategicamente all'interno della vostra organizzazione. Se, ad esempio, il vostro brand è centrato sulla vostra capacità di guidare trasformazioni digitali, cercate attivamente progetti in quell'ambito. Fate in modo che il vostro nome sia il primo che viene in mente quando si parla di quella competenza specifica. Il vostro brand personale è anche uno strumento potente per influenzare e ispirare il vostro team. Quando comunicate chiaramente i vostri valori e la vostra visione, create una cultura di allineamento e di eccellenza intorno a voi. I leader con un brand forte attraggono naturalmente talenti e opportunità. Non sottovalutate il potere del vostro brand nelle situazioni di networking. Quando partecipate a conferenze o eventi di settore, un brand chiaro e riconoscibile vi permette di fare connessioni più significative e memorabili. Non sarete più un altro manager del settore X, ma il manager noto per il suo ruolo. Un ruolo ben definito e perfettamente identificabile. Significa uscire dall'anonimato. Infine, ricordate che il vostro brand deve evolversi con voi. Man mano che crescete professionalmente, assicuratevi che il vostro brand rifletta le vostre nuove competenze, responsabilità e ambizioni. Un brand statico è un brand che perde rilevanza. In conclusione, il personal branding strategico è molto più di una moda passeggera. È uno strumento essenziale per ogni leader che aspira all'eccellenza. Identificando la vostra unicità professionale, costruendo una presenza online impattante e utilizzando il vostro brand per accelerare la vostra crescita, potete plasmare attivamente il vostro percorso verso il successo. Vi invito a riflettere. Come state attualmente comunicando il vostro valore unico? Il vostro brand personale sta lavorando per voi o contro di voi? Iniziate oggi stesso a raffinare il vostro messaggio e a costruire una presenza che vi distingua veramente. Ricordate, il personal branding non è un evento una tantum, ma un viaggio continuo di crescita e autenticità. Condividete nei commenti le vostre esperienze e domande sul personal branding. La nostra community è qui per supportarvi e ispirarvi. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere i prossimi episodi ricchi di spunti pratici per la vostra crescita professionale. Ricordate il nostro motto: agisci per dare valore a ogni giorno. Vi aspetto al prossimo episodio. A presto!